Allora, questo video è dedicato a chi mi ha chiesto per l'analizzatore audio HP che misura la distorsione, fa anche diciamo altre funzioni, è anche un generatore sinusoidale a bassissima distorsione. Chi mi ha chiesto, ma è vero che vai a misurare la distorsione, ma la distorsione che lui butta fuori, che inserisce nell'amplificatore, che poi vai a misurare, quanta distorsione è, che percentuale è, perché ovviamente se mettiamo un segnale che è già con una distorsione elevata, a questo punto leggeremo una distorsione alta. Allora vi faccio vedere la distorsione di base di questo analizzatore dell'HP. Tra parentesi, stiamo lavorando insieme a Walter Brollo, più che altro ci lavora lui più che io, ha un progetto che facciamo insieme dove io poi collauderò il tutto, sempre sull'analizzatore dell'HP, dove lui farà un programma e tramite un'interfaccia che ha creato lui espanderà diciamo, le funzioni di misura dell'analizzatore, permettendo anche di rilevare una curva sulla banda passante, cosa che il misuratore farebbe ma con un suo plotter, con un suo apparecchio esterno. In questa maniera con un qualsiasi PC potremo comandare diciamo, l'analizzatore e rilevare anche diciamo, la banda passante, la curva caratteristica, senza dover avere un accessorio esterno che non sia quello che ha creato apposta Walter. Prima di proseguire in pratica con l'analizzatore HP, sentiamo cosa ci dice l'amico Walter su come sta andando il progetto. Ciao Gianluca e un saluto a tutte le persone che seguono il tuo canale, che è veramente molto visto. Ogni video vedo che fa molte visualizzazioni. Complimenti Gianluca. Ti mando un veloce aggiornamento sul nostro esperimento che stiamo portando avanti assieme, quello di remotizzare l'Aldona Laser HP8903 che qua vediamo in funzione. Sono arrivato a buon punto, adesso sto facendo gli ultimi aggiustamenti perché quando c'è hardware e software insieme ci sono sempre dei piccoli dettagli e poi sai meglio di me che con l'informatica non si finisce mai, si potrebbe sempre migliorare, ma il mio intento è quello di realizzare un'interfaccia molto semplice ad un pulsante perché questo tipo di remotizzazione vuole essere di ausilio, di aiuto per chi sta facendo delle prove di laboratorio su dispositivi audio. Per esempio, mi immagino te che stai facendo una delle tue verifiche sugli amplificatori, che restauri e metti sempre in condizioni veramente egregie, sei molto bravo in questo. Ecco, questa sarebbe la chicca per avere anche la risposta in frequenza del dispositivo audio, però ovviamente non deve farti perdere tanto tempo per impostazioni, pulsanti, valori. 4 parametri, un pulsante e poi lo strumento fa tutto e ti presenta la plottata, la risposta in frequenza del dispositivo. Quindi mi sto concentrando su una cosa molto precisa, molto dettagliata, ma anche molto basica nel suo funzionamento e sto utilizzando questo dispositivo che è un Arduino praticamente con uno shield attaccato e con questo connettore HPB e con un software apposito è possibile tramite computer e una normale connettore USB far dialogare il computer o il programma, il software che noi intendiamo tramite l'USB, tramite questa scheda e con l'HPB e quindi inviare comandi allo strumento e ricevere valori in lettura. E proprio così funziona. È un progetto, una soluzione molto economica che funziona molto bene. Ho remotizzato diversi strumenti HP in questo modo e vedo che funziona e quindi mi fa piacere portare a termine questo progetto e poi ti chiedo il favore di fare da tester, cioè io l'avrò già provato
provato, ma mi fa piacere che una persona terza la provi nel suo laboratorio facendo le sue misure e mi dica: guarda Walter, l'ho provato, funziona bene, oppure io cambierei queste cose. E quindi ti ringrazio per questo tuo aiuto, per questa tua collaborazione e ci sentiamo presto. Un saluto a tutti. Ciao Gianluca. Ecco, ringraziamo Walter per la sua delucidazione e vi invito tutti ad andare a vedere il canale di Walter Brollo, perché è veramente un tecnico in gamba e merita di essere visto. Ecco, ora inquadro l'analizzatore e vi spiego, vi do la risposta alle domande che mi avete fatto. Allora, questo è l'analizzatore audio HP, l'8903B. Ho collegato direttamente l'ingresso con l'uscita, aspettate, lo sposto un attimino. Se vedete, il BNC va dall'uscita all'ingresso del distorsimetro, praticamente andremo a leggere direttamente il generatore interno. Stiamo erogando una frequenza di 1 kHz con 1 volt. È una cosa che all'inizio va sempre fatta, quella di collegare l'ingresso con l'uscita, sia per vedere la frequenza che andiamo a impostare e il livello che andiamo a impostare, sia per vedere se nel frattempo, non si sa mai, durante la notte, tocchiamosi, è successo qualcosa. Comunque abbiamo detto 1 kHz, 1 volt. Se noi andiamo a misurare la distorsione interna, andiamo a vedere che abbiamo una distorsione, questo c'è un punto, sicché qui davanti è come se vedeste un altro 0, sicché sono 0,0025%. Questa è la distorsione interna del generatore audio a 1 volt. Dovrebbe calare leggermente se io magari erogo 1,5 volt. Proviamo. Ampiezza 1,5 volt. È calata, come vedete, di poco, ma è calata. E in questa maniera vediamo che l'apparecchio, che il distorsimetro, rimane in specifica. E come vedete ha una distorsione veramente, veramente molto bassa, in maniera tale che se poi andiamo a leggere una distorsione di 0,20 o 0,25 o 0,025, lui ce la legge bene, perché ripeto, qui siamo a 0,0020. Spero di aver fatto piacere a chi me l'aveva chiesto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!